Salve a tutti, oggi vedremo come fare delle modifiche un po' più consistenti al nostro gioco PSX. Se vi ricordate, per chi ha seguito il primo video di questo canale, avevamo modificato una stringa di caratteri presenti nella schermata di avvio, andando a modificare direttamente i byte del file binario. Questa volta invece vedremo come fare delle modifiche all'inventario del gioco, agendo direttamente sulla RAM mentre il gioco è in esecuzione. Ci tengo sempre a sottolineare che questo tutorial ha scopo informativo per mostrare come funzionano i vecchi giochi PlayStation e gli effetti dell'alterazione dei dati. Bene, iniziamo. Avviamo il gioco tramite ArcStation. Per comodità lo porterò a un punto del gioco che ho precedentemente salvato saltando l'introduzione. A dining room. Dopo questa sequenza apriamo il menu e selezioniamo la pistola. Come potete vedere ha 15 colpi, teniamo a mente questo numero. Apriamo la scheda di debug e facciamo il dump della RAM. In realtà ho già salvato i dump della RAM perché ho preferito analizzarli prima di registrare il video. Bene, adesso spariamo un colpo e rieseguiamo il dump, sempre da qui. Come potete vedere adesso la beretta ha 14 colpi. Mettiamo in pausa il gioco. Bene, apriamo Wixex Editor e utilizziamo il tool Compare Files e selezioniamo i due dump della RAM che abbiamo fatto. A questo punto facciamo Compare. Ecco, come potete vedere in questo dump della RAM vengono mostrate le differenze che c'è tra uno stato e l'altro. Ecco, come vi dicevo, questo lavoro di analisi l'ho già fatto prima, quindi so già esattamente in che punto deve andare. Ed ecco qui, come potete vedere, questi valori 0F e 0E indicano esattamente i colpi di pistola sparati. 0F da esadecimale a formato decimale significa 15 e la E 14. Bene, ricordiamoci la posizione in cui è salvato questo spazio di memoria. Chiudiamo il nostro editor e ritorniamo ad ArcStation. Questa volta apriamo il debugger CPU. Ok. Andiamo a cercare lo spazio di memoria che avevamo memorizzato. Mi raccomando, fate caso che qui il formato non è decimale ma è esadecimale, quindi l'offset sarà diversa come posizione. Ci basterà convertirlo per trovarlo. Ecco, come vedete qui abbiamo il nostro valore 0E, esattamente i 14 colpi rimasti nella pistola. Infatti, se ora riprendiamo il gioco, dovremmo vedere quel valore cambiare. Ecco, 0D, 0C e così via. 12 colpi. Ma che succede se cambio questo valore con FF, che in esadecimale corrisponde a 255? 127. Bene, a 255 colpi non arriva, ma come vedete abbiamo ben modificato il nostro caricatore, che è diventato molto capiente. 1, 2, 3, 124 colpi. Come vedete qua ci sono altri valori, immagino che questo sia il nostro spazio dell'inventario, quindi 02 sarà la nostra beretta, 01 molto probabilmente sarà il nostro coltello che infatti non ha colpi, 41 il nostro spray medico, infatti ne abbiamo solamente uno. Ecco, vediamo cosa succede se cambiamo il valore di questo oggetto nell'inventario con 03. Non è cambiato nulla, forse non è lo spazio nell'inventario. Vediamo se è cambiato qualcosa. Oh, sì. Cos'è? Ah, lo shotgun. Wow.
Allora, qui come vedete non cambia l'icona, ma cambia il nome. Non so per quale motivo non cambi l'icona, però... Ok, fatto sta che abbiamo cambiato la nostra arma. Proviamo con altre armi. 04. Cold Python. Fichissimo. Facciamo 05. Sempre Cold Python. 06. Oh, il lanciafiamme. Wow. Fantastico. Vediamo se cambia in real time durante la visualizzazione. No, non cambia. Però se andiamo nel menu abbiamo il bazooka. Vediamo. 08. Sempre bazooka. Che cosa cambia? Ah, cambia il tipo di munizioni. Sono le munizioni acide queste. 09. Queste saranno incendiarie a giudicare dal colore. Decisamente. E facciamo... Non c'è il 10 perché ricordo in esadecimale, quindi sarà 0A. Il rocket launcher. No, questo dobbiamo assolutamente provarlo contro il primo zombie. What? Scusate, salto direttamente la scena di intermezzo per andare direttamente allo zombie e non perdere altro tempo. Dai, vediamo come salta in aria. Fantastico! Wow, era da una vita che volevo farlo. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per aver seguito fino a qui e mi piacerebbe avere un vostro feedback nei commenti. Spero sempre che il video vi sia piaciuto. Arrivederci e alla prossima!